Ciao a tutti ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Lao Travelers. Dopo più di 25 ore di volo sono atterrato nella città che è la Casa del Tango, una delle nazioni 9 volte più grandi dell'Italia. Sono arrivato a Buenos Aires in Argentina. Il nostro tour da Plaza de Mayo, come dicono le persone locali con l'accento argentino, che è diverso dall'accento spagnolo o anche quello che ascoltate in Messico. E la data alle mie spalle è 25 di maggio 1810, quando è stata proclamata l'indipendenza dell'Argentina dagli invasori spagnoli. Iniziamo questo fantastico tour alla scoperta di questa bellissima città, che è una delle più importanti, più grandi e anche più sicura del Sud America. Alle de Plaza de Mayo troviamo uno degli edifici più importanti di Buenos Aires, ossia la Casa Rosada, dove ha sede il presidente dell'Argentina, dove dai suoi balconi ci sono stati i discorsi più importanti della storia dell'Argentina. È divisa in 48 quartieri, o come li chiamano qua, barrios. In passato tutta la nobiltà, tutta la gente ricca di Buenos Aires vivevano nel quartiere San Telmo. Dopodiché ci fu una febbre gialla dovuta anche al porto di Boca, che si trova a pochi chilometri qui dal quartiere di San Telmo, quindi tutti gli immigrati si dice che l'abbiano portata. La maggior parte della popolazione si è spostata e si è andata in altre zone molto più ricche di Buenos Aires, fittando tutte queste case agli immigranti o agli schiavi che lavoravano sul posto. Ya viene la ciudad. Para mí el mejor corte es el bife de chorizo, porque es la carne más tierna y es muy gustosa. Hay otros cortes que también son muy tiernos, muy suaves, pero como el lomo, pero para mí es mucho más gustoso il bife de chorizo. Bienvenidos a La Boja! In questo momento sono arrivato nel quartiere più italiano che esiste a Buenos Aires. In quanto prima qui c'era un porto, tutti gli immigrati genovesi si sono stanziati in questo luogo e vivevano in queste case grandissime di cui condividevano tutti gli spazi. Guardate alle mie spalle chi ci sono, due dei simboli più importanti qui in Argentina. Abbiamo Maradona e di qua c'è Messi, quindi entriamo all'interno del quartiere e vi spiegherò un po' la storia di tutte queste casette colorate, come sono create e perché. Trovandomi nel quartiere di Boca non poteva mancare una delle tappe più importanti per me da napoletano, da tifoso del calcio, ossia lo stadio della Bombonera. Lo stadio dove gioca il Boca Junior è uno degli stadi dove ha giocato le sue prime partite il grandissimo Diego Armando Maradona, ragazzi, una struttura assurda. E vi racconto anche la storia che probabilmente non sapevate. Sapete perché sono stati scelti i colori blu e giallo? Quando fu fondata la società calcistica, per scegliere i colori andarono al porto e dissero: la prima nave che entra prendiamo quei colori e ne facciamo i colori della nostra bandiera. E guarda caso la prima nave che entrò al porto fu una nave svedese, per questo gli sono stati dati i colori blu e giallo. Questa canzone dedica a Caminito,
questa zona dove siamo adesso. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Chao. Adesso è arrivato il momento di raccontarvi un po' la storia di questo quartiere Boca. Come vedete alle mie spalle ci sono tutte queste casette colorate fatte in lamiera, fatte con dei materiali molto poveri, perché gli immigrati quando vennero qua, soprattutto i genovesi, costruirono tutte queste case con le lamiere oppure pezzi di scarto che trovavano al porto, che si trova proprio qui dietro. La maggior parte delle persone lavoravano lì. E perché ci sono tutti questi colori? Perché le vernici che avanzavano nella costruzione delle navi venivano utilizzate da loro per ricoprire tutto il grigio delle lamiere, perché per loro il grigio era un po' quel colore della sofferenza, dei tanti problemi dai quali venivano, e colorandole cercavano di dare un poco di allegria alla loro vita. È un quartiere bellissimo. Dopo aver mangiato un buon asado argentino sono arrivato a Puerto Madero, che è anche considerata la zona più chic, la zona più ricca, oltre ad essere il 47esimo barrios, quindi uno dei più nuovi che troviamo qui in Argentina. Circa 15 km alla scoperta di alcuni tra i quartieri più belli di Buenos Aires. Adesso è arrivato il momento di tornare in albergo, perché le 5 ore di jet lag si iniziano a far sentire e domani c'è un'altra fantastica avventura. Vi porterò a scoprire la storia e i luoghi dove è nato El Pibe de Oro. Ciao ragazzi! Gaetano, te estamos preparando unos chorizos para disfrutar, para comer unos ricos choripanes y brindar con un rico fernet. Salute. Chori porteño, chori argentino. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Questa seconda giornata non poteva iniziare meglio. Sono venuto nell'ufficio di Argentina On The Go, ossia l'agenzia che mi ha organizzato tutti i viaggi che sto facendo qui tra Buenos Aires, Salta fino ad arrivare in Bolivia. E sono qui con Mauro, il proprietario dell'agenzia, e invece qui c'è German, è colui che mi sta organizzando tutto il viaggio, e per oggi sarà il nostro chef. Mi sta facendo provare un choripan argentino. Stanno questi chorizi sulla brace che hanno un odore bellissimo. E una cosa molto importante che non sapevo, qui con accompagnamento alla carne si beve un drink che in Italia noi non consideriamo tanto, che è il Fernet Branca con Coca-Cola. Dopo il churrasco vi porterò a conoscere una delle storie di una delle persone più influenti al mondo a livello calcistico, ossia andremo a conoscere la vera storia di Diego Armando Maradona, dove è nato, dove è cresciuto e ciò che ha fatto nei primi anni della sua vita, che ha iniziato a giocare a calcio. Quindi continuate a guardare il video e buon Fernet. Un applauso per Lanzadero che dall'agenzia e siamo con Carlos, il nostro driver venezuelano, e ci sta portando a Villa Fiorito, quartiere dove è nato Maradona, il Pibe de Oro, il calciatore migliore che esiste al mondo. È uno dei quartieri più pericolosi dell'Argentina, infatti l'autista, senza farlo apposta, è stata proprio una cosa automatica. Appena siamo entrati all'interno del quartiere ha chiuso le sicure delle portiere e ha alzato i finestrini. Questo vi fa capire realmente quanto può essere pericolosa questa zona, però andiamo a vedere perché niente mi ferma. El domingo, por ejemplo, ha salido Pablo.
por parte de mi vieja, que mi vieja laburaba para los Maradona, cuando ellos tenían la casa allá en Devoto. Después yo le regalaron la casa esta a mi madre, después mi mamá se fue, se separó de mi papá, se fue, mi mamá tiene su casa ahora. Después mi papá murió y quedé yo acá, hace 1 año y un par de meses que estoy viviendo yo solo acá. Pero cuando viene gente de otro lado, ahí te das cuenta de dónde vivís. Pero si no, es una casa igual común, igual cualquiera. Hasta la esquina, ponele, ¿viste? Ragazzi, sono arrivati in uno dei quartieri più poveri, ma dicono anche uno dei quartieri più pericolosi di Buenos Aires, a Villa Fiorito. E in questo momento sono venuto a trovare Javier Diego, che è la persona che vive nella casa di Maradona. Bene sì, questa è l'entrata della casa della mano de Dios, del Pibe de Oro, del giocatore più forte che esiste al mondo. Entriamo all'interno e vediamo un po' come viveva Diego, in che condizione era la casa, e il posto in cui viveva è abbastanza strano. Entriamo all'interno. E questo era il cortile di casa sua. Qui invece ci sta Javier, che è stato gentilissimo, che ha accettato che venissi qui in casa. Io ho fatto anche un'intervista e mi ha fatto vedere il posto. Questa era la sua finestrella e questa invece è la porta d'ingresso della casa. Questo è il luogo dove viveva il grandissimo Diego Armando Maradona. E detto da me, che sono un napoletano sfegatato del calcio, è un'emozione assurda trovarmi qui in questo momento, perché questo posto ha fatto la storia nel mondo del calcio in generale. La persona che è uscita da questa porta ha fatto la differenza in tutto il mondo e ancora oggi lo ringraziamo. Grazie Diego. E Diego era una persona troppo umilde, una persona sencilla, che ha fatto in tutto il mondo essere riconosciuto sobre la terra, ma che il proprio Papa. Ha rivoluzionato il football, su passione. De piccolo la forma di Dio fue un sacrificio che ha fatto tanto il padre come la mamma per trionfare nella vita. Sempre è stato molto solidario con la gente e penso che i napoletani è más che Dio nella terra. Ha fatto la rivoluzione in Italia. Al sur con el norte no se parlavano prácticamente, pero Diego hacía lo imposible. Un fuerte abrazo a tutti i napolitani, a tutta Italia y de acá de Villa Fiorito, de Argentina, nos vemos en cualquier momento, pronto. Ragazzi, adesso la consegna della sciarpa del Napoli della terza vittoria dello scudetto a Javi. Aguante Napoli. Sì, sempre. Está buenísimo. Para que le pongas aquí, para que... No, pero esto para mí, Para ti, para ti. Vamos a sacarle una foto. Obvio, obvio. Qué bien que te queda ese color azul. Vamos, vámonos. Squisita. Javi, mucho gusto por todo. Nos vemos. Es muy amable, mucho gusto por todo. Buena suerte por toda tu vida. Gracias, igualmente. Ciao. Andiamo, andiamo. Da casa sua si passa alla scuola, ma continuando su questa strada si arriva alla stazione dei treni, che adesso ormai non funziona più. E qui Diego Armando Maradona veniva a prendere il treno per spostarsi alla capitale quando giocava nell'Argentina Junior, ossia nelle juniores dell'Argentina. Guardate, questo è il posto, esattamente i binari del treno che passavano una volta, che portavano il Pibe de Oro verso il centro della città, dove poi andava ad allenarsi e giocare. Adesso è una zona completamente abbandonata. Questa è Villa Fiorito e vi raccomando a tutti quanti di venire, perché non è un quartiere così pericoloso. Dovete sempre avere cautela. Comunque in basso vi lascio il link, che grazie a Argentina On The Go e questa persona che lavora per loro riescono ad organizzare tutti questi tour qui in tranquillità. Nel club più vecchio di Villa Fiorito, dove alle spalle si trova il campo dove Diego Armando Maradona giocava quando era piccolo. E vi dico una cosa, non è molto diverso dai campi dove giocavo io quando ero piccolino, quelli là fatti con il terreno e le pietre che cadevi a terra e ti distruggevi le ginocchia. Ve lo porto a vedere.
Mi sto quasi emozionando anche io, perché è come ritornare ad essere un bambino che giocavo in questi campi, guardate. Yo no tengo tiempo para ocuparme y el padre menos. Hay que llevar para... Claro, pero viste, yo digo no. Se la aprieta así y saca la foto. Sentaba en la veredita que tenía así, la mesa, la silla, Chitoro, la María Rosa y la Tota. Pasamos así, él estaba de espalda. Lo saluda a Gustavito, lo saludo a Cacho Santía y me mira a mí, ¿viste? Yo le saludo. Claro, yo le iba a robar la bombera. Y me miró este hijo de puta, ¿viste? Me apuntò en la cara, pues yo le robé la bombera. E davanti a uno dei pali della porta dove il Pibe d'Oro giocava, vi saluto a tutti quanti, ritorno a Buenos Aires al centro e ci vediamo per un'altra giornata domani. Ciao! Dopo 3 giorni è arrivato il momento di lasciare Buenos Aires, la capitale dell'Argentina, e dirigermi verso le regioni del nord. Le regioni meno visitate dai turisti e quelle più belle, secondo il mio punto di vista, dove andrò a immergermi proprio nella cultura indigena degli argentini, delle persone vecchie che popolavano queste terre. Prenderò un volo interno e mi dirigo a Salta.